Alla guida la GTA 1600 è il manifesto della leggerezza e delle performance, per quello che le macchine degli anni 60, del 65 in questo caso, potevano offrire. Tra le Gran Turismo di piccole dimensioni, la GTA era di gran lunga il meglio che l'essere umano aveva inventato. Quando si sentiva parlare di GTA 1600 dai giornalisti dell'epoca, dai commentatori automobilistici di quegli anni, si sentivano ripetere parole come sparagliare, e la parola perfetta per descrivere le GTA a suo tempo era davvero quella. Sparagliare la concorrenza fu il mantra dell'Alfa Romeo e dell'Autodelta quando progettarono questa macchina. Guidandola oggi si capisce quanto moderna sia ancora a distanza di tutti questi anni. Figuratevi quello che poteva essere guidarla ai tempi. Prima di lei c'era stata la grandiosa Giulia Berlina. Oh, l'aspirazione e lo scarico, il rumore dell'aspirazione soprattutto, in questo caso con i famosi cornetti d'aspirazione, è qualcosa di celestiale, ha un'erogazione gloriosa, come glorioso fu il suo palmarès di competizioni. Dal primo giorno fu evidente che le credenziali della GTA sarebbero state molto difficilmente raggiunte da concorrenti come Escort, MK1, Lotus Cortina. La parola leggerezza è il fulcro di un progetto incredibile che a quei tempi pochissime case produttrici potevano permettersi di applicare. Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Porsche. Non erano molte, Abarth ovviamente, ma poche di loro potevano essere davvero la macchina che vinceva la domenica e il lunedì ti portava al lavoro. Queste erano esattamente quel tipo di macchine. Una sincerità, un bilanciamento dinamico a livello di sterzo, di sospensioni, di inserimento in curva, percorrenza, una purezza di comunicazione tra il pilota e la macchina, il mezzo meccanico, che davvero poche automobili possono vantare. Al primo impatto con le corse e con i collaudatori in pista, qualcuno lamentò un eccessivo sollevamento della gomma posteriore interna alla curva che l'ingegner Carlo Chiti dell'Autodelta risolse inventando il famoso slittone, e alcuni, come il proprietario di questa GTA 1600 stradale, modificarono la loro macchina con questo slittone. Quindi su questa stradale, su questo esemplare, ho il famosissimo slittone di Carlo Chiti. La GTA stradale vantava 115 cavalli e rispetto alle normali GT, Sprint GT, che c'erano state fino al 64, la macchina aveva la famosa doppia accensione, quindi 2 candele per cilindro invece che una, pistoni e bielle molto più sportive delle precedenti, carburatori da 45 Weber DCOE, e le versioni da corsa sul 1600 potevano raggiungere potenze di oltre 160 cavalli, a volte 170, che per un 1600 non è male. Non è male oggi, figuratevi all'epoca, quando davvero le macchine sportive non avevano quei cavalli, specie su un piccolo 4 cilindri, il famoso bialbero che in quegli anni era il top tra i 4 cilindri, il grande ingegner Busso, più famoso poi, ingiustamente anche, per il 6 cilindri, ma tutti dovrebbero invece ricordare che l'ingegner Busso è padre di tanti motori precedenti al V6, altrettanto carismatici, che hanno dominato le corse per anni e anni. Assetto ovviamente ribassato, cerchi da 14, canale 6,5 più largo. Non si può non adorare queste piccole belve ammazza BMW, Ford, Lotus e chi più ne ha più ne metta. Vinsero ovunque, vinsero ovviamente il Challenge europeo, che era il campionato più importante, diciamo, dove partecipavano tutte le marche protagoniste dei mercati delle auto stradali e corsa. Fu veramente un brutto periodo per chi non era al volante di una Giulia GTA. Le differenze tecniche erano molto evidenti e gli altri furono costretti a interpretare i regolamenti in modo molto fantasioso per riuscire a star dietro a queste piccole auto fenomenali. Ma c'è da dire che nelle competizioni, nelle corse, è sempre tutto molto legato al regolamento e al come si interpreta.
Lo stesso fece Alfa e Autodelta per omologare queste piccole armi da guerra. E dunque, partendo dalla scocca, che come quasi tutti sanno sulla GTA era alleggerita di 200 kg, grazie all'utilizzo della lega di alluminio chiamata Peraluman, e quindi cofani, passaruota, tetto, portiere, tutto quello che si poteva venne rimpiazzato. Al posto di una normale lamiera venne utilizzato questo materiale innovativo e altamente performante. Da lontano ovviamente è difficile accorgersi di questo alleggerimento, perché la macchina esteticamente era molto simile alle normali GT che poi i più potevano comprare per l'uso stradale, ma avvicinandosi c'erano dei dettagli che smascheravano questo grandioso alleggerimento, ed erano queste rivettature che si possono vedere facilmente da vicino nell'arco ruota sul tetto della macchina e nel vano motore a cofano aperto sui passaruota. Ci sono tanti dettagli che l'appassionato riconosce per capire se la macchina è una GTA o una normale GT, e sono per esempio le prese d'aria e due baffetti ovali sul muso, in basso ai due lati dello scudetto Alfa Romeo. Un'altra chicca era il portaluci targa posteriore, ovviamente, che togliendo i paraurti per andare in gara rimaneva attaccato alla scocca e non si perdevano le luci targa, pur eliminando il paraurti posteriore. Altra peculiarità della GTA stradale, ovviamente, cerchi in magnesio 14x6,5, gli interni, il volante L-Bor o L-Bore, perché L-Bor era italiano. Sedili più contenitivi, c'erano in versione corsa ancora più contenitivi, e pensate che per interpretare al meglio il regolamento del challenge europeo si pensava ovviamente a come togliere peso e a girare il problema dei 4 posti, perché il regolamento era un po' vago sul discorso delle 4 porte o 4 posti. Qui si applicò una banchetta posteriore invece che un divanetto come tutte le macchine, rimovibile con una panchetta in plastica, rendeva i sedili posteriori un optional, omologabile per correre, geniale, e quindi Alfa riuscì ad omologare per le corse una macchina che era davvero pronto gara, e guidandola oggi su queste strade vi assicuro è evidente che fosse imbattibile. E come se non bastasse, per alleggerire ulteriormente la GTA vennero fusi in Electron anche coppa dell'olio, che era anche maggiorata, scatola del differenziale autobloccante e campana della frizione. La qualità del cambio, dell'erogazione del motore, l'inserimento in curva, la percorrenza in curva e la trazione, insomma tutto quello che determina la bellezza di guida, le GTA ce l'avevano alla grande. Che meraviglia! Per non parlare della bellezza, di quanto erano belle tutta la serie 105, ma le GTA, sarà anche il fascino della vittoria, del pedigree che hanno queste macchine, ma vederne una è sempre meraviglioso. E dai 5.000 ai 7.000 e oltre giri è una sinfonia, è una melodia che non è semplice trovare su altre macchine. Che macchina! Qui parliamo ovviamente della versione stradale, poi la domenica la macchina si trasformava in qualche altra cosa.